È domenica, è mezzogiorno e non è vero, perché è sabato, sono le 8 del mattino e io ho appena smontato dal turno di notte. Porca madonna! E siamo come sempre qui riuniti per il solito appuntamento con le news della settimana. Vi chiedo scusa ragazzi se la scorsa settimana non è uscito il video, non ho potuto registrare per vari problemi che ho nella mia sfera personale, anzi ringrazio tutti coloro che in un modo o nell'altro si sono fatti sentire con un messaggio, con un pensiero. Insomma, grazie ragazzi e grazie anche a tutti gli abbonati perché siete sempre di più e anche se per voi sembra poco, fate veramente tantissimo per me, per il canale e per la motivazione che c'è dietro quello che faccio. Quindi grazie ragazzi. C'è tanto da recuperare, c'è da parlare di quello che è successo la scorsa settimana, di che cosa è stato annunciato, che cosa è stato rilasciato invece e soprattutto ragazzi sono stato a Lucca Comics and Games del 2025, il primo giorno, mercoledì, e ho avuto la possibilità di vedere in anteprima, insieme a tutti coloro che erano a Lucca Comics ovviamente, il Corvo in una serie di Infinite Statue e Caustic Plastic, un pezzo che secondo me merita e meriterà tantissimo, ma ne parleremo verso la fine del video. Adesso cerchiamo di rimanere aggiornati con le ultime novità per quanto riguarda Hot Toys, con la release di Spider-Man, The Amazing Spider-Man, uno Spider-Man che trovo migliorato in termini di proporzioni e resa estetica generale, almeno da queste foto, non so quanto Photoshop ci sia dietro, ma davvero belle queste foto, mi piacciono un sacco. C'è il solito difetto ovviamente del collo, che troviamo in tutti gli Spider-Man con una testa intercambiabile, quindi rendiamo anche uno scatto di Andrew Garfield che, sebbene non perfetto, comunque credo sia il migliore che abbia realizzato Hot Toys per il momento, parlando sempre e solo di Garfield, ragazzi, non di Spider-Man in generale, perché secondo me quello di Tom Holland è ancora un passo sopra a questi head sculpt qui. Comunque, versione standard, versione deluxe, con la base diorama che secondo me non è niente di particolare. Comunque molto accattivante, io non l'ho preso, ragazzi, lo so, uno Spider-Man che non ho preso, mi dispiace, però fatemi sapere che cosa ne pensate, e soprattutto se voi l'avete recuperato, se l'avete preordinato, perché sono molto curioso di sapere come si è comportato Hot Toys in questo caso. Poi, venendo invece al primo annuncio della scorsa settimana, del primo e unico annuncio della scorsa settimana, purtroppo, X da Death Stranding 2. Abbiamo già visto Sam Porter Bridges di Hot Toys e ovviamente ha portato avanti la wave, e credo che qui si fermerà, con il cattivone del videogioco di Kojima. A me la doll piace tantissimo ragazzi, ma non so dirvi tanto, proprio perché ancora non ho avuto la possibilità di giocare Death Stranding 2, ho adorato il primo Death Stranding, ma il 2 sapete benissimo che ci vuole tanto tempo da dedicare a questo videogioco, quindi non ho potuto ancora giocarlo. Lui mi piace, ora come ora non lo prenderei perché non ho nessun legame appunto con il personaggio, però a me piace molto esteticamente e come è stato reso. Ho visto anche un paio di immagini tratte dal videogioco e mi sembra anche che sia abbastanza fedele. Carina anche la base con questa sorta di diorama molto particolare e sarà disponibile in 3 versioni, versione standard, versione deluxe e versione artisan con ovviamente accessori, basetta in più e quant'altro. Non mi ci soffermo tanto ragazzi perché so che non credo che interesserà a molti di voi. La release è prevista per fine 2026, inizio del 2027, ultimo e primo trimestre ovviamente. 32 cm e mezzo di altezza e 23 punti di snodo, quindi leggermente meno rispetto a quello a cui siamo abituati. Vi faccio vedere un secondo la versione Artisan, giusto per avere la differenza principale, per vedere qual è la resa dei capelli Artisan. Ovviamente una resa estetica che sembra essere migliore, per quanto con i capelli che non sono troppo lunghi non se ne senta l'effettiva necessità, però comunque restituisce una sensazione di maggiore realismo, come al solito l'innesto dei capelli. Adesso ragazzi spostiamoci su invece quello che è l'annuncio di questa settimana di Hot Toys, ovvero Eve McCarroll tratto da Ballerina. Altro film che purtroppo ragazzi, essendo uscito di recente e visti i vari impegni, non ho avuto la possibilità di vedere, quindi giudicherò soltanto in base a quello che vedo al momento e le immagini che ho potuto vedere di Ana de Armas, sì.
che secondo me, raga, è completamente fallata, cioè questa somiglianza per me non esiste. Ho sentito altre persone, secondo altri invece la somiglianza c'è, non è molto marcata, ma c'è. Per quanto mi riguarda, ragazzi, io non ce la vedo assolutamente. Non so cosa dirvi. Io non so che cosa stia facendo Toys nell'ultimo periodo, ne abbiamo già parlato tante altre volte, non voglio continuare a dire sempre le stesse cose. Questa sarà tra l'altro una versione artisan e limitata a 2500 copie, quindi ok, base magnetica, intrigante, interessante, ma abbiamo già visto per in art che forse non era la direzione giusta da seguire, in questo caso magari si saranno comportati meglio i ragazzi di Toys, non lo so. Ma sicuramente dove non si sono comportati bene è sul LED Sculpt, che secondo me, appunto, non so, sono curioso a questo punto, visto che qualcuno di voi mi ha detto che la somiglianza ce l'ha vista, ditemi che cosa ne pensate, ma per me, ragazzi, è assolutamente il punto debole di questa doll. Oltre al fatto che, se proprio devo essere pignolo, ti sei ricordata, cara Hot Toys, di avere la licenza di ballerina circa 6 mesi dopo l'uscita del film. E questa è già una cosa molto grave, perché cioè, se non cavalchi l'hype del film, non so quando volevi far uscire una doll del genere. In secondo luogo, fai l'unica doll per il momento, poi abbiamo visto anche scorrendo le immagini che ci sarà un nuovo John Wick, se ne sentirà dalla mancanza, visto che ultimamente è diventato il nuovo Iron Man di Hot Toys, John Wick, e fai una doll del genere limitata a 2500 copie e solo artisan, posso capire che i capelli lunghi e tutto il resto sia una doll che ovviamente si presta molto di più agli innesti, posso capire tutto il resto, però comunque me la limiti veramente tantissimo, 2500 copie. In più me la fai uscire con un head sculpt del genere, secondo me caro Hot Toys, stai andando un pochino fuori dagli schemi, visto che l'ultimo periodo non è proprio dei più fortunati, con release a caso, annunci a caso, doll che hai lasciato indietro, hai fatto vedere ma poi hai lasciato indietro, insomma, sarebbe davvero tantissimo da dire sull'ultimo periodo di Hot Toys. Ma lo sappiamo tutti, ne abbiamo già parlato ragazzi, quindi non vi dico altro. Qui vediamo il nuovo John Wick, anche lui, qui lo vediamo in quello che sembra essere un capello innestato, quindi un'altra versione artisan. Non so se anche lui sarà solo artisan, quindi una sorta di esclusiva anche lui, limited edition. Se sarà questa la direzione presa, io davvero non so più che cosa dire, perché comunque già Ballerina è un film che non so quanti l'abbiano apprezzato, da quello che ho sentito non è ai livelli di John Wick dei primi 4 capitoli, insomma, ma non lo so, questa è ovviamente è un'opinione personale che ognuno di voi avrà, ma ecco, 6 mesi dopo l'uscita del film, prodotto super limitato, probabilmente anche John Wick sarà così. Io, ragazzi, davvero, c'è molta delusione in me adesso che parlo, perché davvero Hot Toys ultimamente non si capisce che cosa voglia fare da grande. Sicuramente vuole fare qualche doll di Predator, Badlands. Anche qui un film che è già uscito al cinema, molto discusso, perché alcuni sembrano che abbiano urlato al woke, quindi altri invece al capolavoro. Come al solito in queste cose, soprattutto ultimamente, non si capisce chi abbia ragione, chi sì, chi no, ovviamente i pareri sono sempre soggettivi. A me il design di questo Predator non fa impazzire, già ve l'ho detto più di una volta, poi magari vedrò il film e giudicherò in base a quello, ma comunque questo è il tease di Hot Toys per annunciare appunto che farà la doll da questo Predator Badlands. Non si sa quante saranno le doll, sicuramente sarà il protagonista ad essere annunciato a breve, spero, oppure si prenderanno 6 mesi come hanno fatto con Ballerina, visto che anche lì uscì un tease e poi adesso siamo al primo annuncio per la serie. Staremo a vedere, non so quanti di voi saranno interessati a questo Predator. Io sinceramente per il momento sto bene con il mio Samurai Predator che dovrebbe arrivare, spero, il prima possibile. Spostiamoci adesso sulla doll che sto tenendo d'occhio di più nell'ultimo periodo, per la linea maestro di Infinite Statue e Caustic Plastic, il corvo Eric Draven, in scala 1:6.
Linea maestro, ragazzi, con tutti i crismi del caso. Anche di questo ne abbiamo già parlato, ho avuto la possibilità di vederlo di persona, ragazzi, visto di persona. Vi assicuro che è un autentico capolavoro. Capelli innestati con un buon innesto, con un buon cotone, l'head sculpt, secondo me ci siamo, anche se anche in questo caso ho sentito tante critiche, tante lamentele, non capisco il senso di queste lamentele, soprattutto in questo head sculpt, poi vedremo anche l'altro dove forse lì ho qualcosa da dire. Pelle vera per il vestiario e quindi ragazzi nulla assolutamente da dire, anche le proporzioni vedendolo senza il cappotto mi sembrano più che giuste e soprattutto c'era a Lucca il diorama bellissimo, quindi io penso proprio che faranno la solita formula quando uscirà il preordine verso la fine di novembre, la solita formula di versione standard, deluxe e exclusive che si potrà acquistare soltanto sul sito di Infinite Statue. Vedremo anche il prezzo, ovviamente il prodotto è di una certa qualità, quindi non aspettatevi i soliti magari 300 euro di una normale doll, come abbiamo visto anche in passato per altri prodotti, ma sarà sicuramente un pochino più alto, ma ragazzi c'è la possibilità di scegliere tra le varie versioni, ovviamente ognuno prenderà quella che si potrà permettere o che vorrà prendere, insomma. Quello che è stata la discussione più accesa, diciamo, è sulla somiglianza al corvo, insomma, in questo head sculpt qui con i denti digrignati nella famosa scena del banco dei pegni. Allora, effettivamente non sembra, questa è l'unica foto se non mi sbaglio, sembra anche a me migliore ovviamente questa testa, ma questa qui ha un'espressione forse un po' troppo accesa, un po' troppo, qualcuno la definisce mostruosa, non lo so ragazzi, io non saprei come definirla, anche io ci trovo qualcosina che non va forse, ma ricordo bene quel momento, l'espressione era molto arrabbiata, molto cattiva in quell'istante lì e sinceramente dovrei vederlo meglio per vedere se effettivamente gli head sculpt sono somiglianti o meno. Forse sicuramente è l'unico elemento da rivedere. Tutto il resto, ragazzi, qui vediamo altre immagini, è davvero da togliere il fiato. Spero che i ragazzi di Infinite Statue Caustic Plastic, scusate, saranno magnanimi in quanto a prezzo, perché questa è una doll, secondo me, assolutamente da prendere, che merita la considerazione di tutti noi collezionisti. Preordine, scusate, in annuncio verso la fine del mese, dove sapremo prezzi e tutto il resto. Oggi il computer ha deciso di non funzionare bene, ragazzi, perdonatemi, ma per la fine del video siamo qui come al solito su ilcolossodinerd.com che continua a consigliarvi ad ogni video, ragazzi, fate voi, ma secondo me miglior servizio, migliori prezzi e tutto ciò che già sapete benissimo, conoscete Giallo e quindi non c'è molto altro da dirvi. Le ultime release eravamo rimasti comunque alle Figurine 1 a 12, abbiamo appunto i preordini, a parte la statua meravigliosa di Sideshow dell'Hulk venomizzato, il prezzo è quello che è, ma per una statua del genere, ragazzi, è una meraviglia. E poi abbiamo anche X, di cui abbiamo parlato finora, 389 per la versione standard e 439 per la deluxe. Buon prezzo vista la quantità di accessori, dimensioni e tutto. E questa collector bellissima di Metal Gear Delta, poi il Frankenstein di Sideshow, stiamo parlando di una statua, 849 euro. E poi ragazzi, che a me colpisce particolarmente, quindi vi parlo di questa, Final Fantasy XII Fran scusate raga, sto facendo veramente fatica ad arrivare alla fine del video, di Square Enix. 249 che sul sito Square Enix invece si trova intorno ai 300 euro, un pochino più alto rispetto alla media delle Players Shin, questa volta per Fran, probabilmente per le dimensioni, visto che è molto alta, e quindi c'era ovviamente del materiale in più. Poi tutta la linea di Transformers Primal eccetera di TriZero, che come sappiamo fa un ottimo lavoro ogni volta che si dedica a questo tipo di prodotti, e poi il nuovissimo prodotto di Ghost Toys, questo magneto da tenere d'occhio perché è molto carino, fatto molto bene con cablaggio anche sul mantello e quant'altro, sto parlando ovviamente di magneto in 1 a 6 a 189 euro.
Poi ragazzi, ci sarebbe tanto altra roba da farvi vedere, ma andate pure su ilcolossodinerd.com, date un'occhiata e vedete quello che vi piace da poter preordinare oppure acquistare. Detto questo, raga, ho fatto veramente una gran fatica, mi scuso, ma sono cottissimo, quindi ho bisogno di andare a riposare, ma non potevo saltare anche questa settimana, non potevo lasciarvi senza news, so che vi sono mancato tantissimo e senza le mie news assolutamente non potete mai e poi mai attingere alle novità in questo ambito, sto scherzando ovviamente. Grazie ragazzi per seguirmi sempre, per darmi la motivazione di andare avanti e per aver guardato questo video fino alla fine. Grazie ancora a tutti gli abbonati, a tutti i nuovi iscritti che saluto. Se vi va iscrivetevi al canale, fatemi sapere che cosa pensate di questi prodotti di cui abbiamo parlato oggi, che cosa aspettate di più. E niente, ci sentiamo qui sotto ragazzi, ci vediamo con un prossimo unboxing giovedì e poi con le news della settimana prossima domenica, sperando che ci sarà qualcosa di ancora più succoso di quello di cui abbiamo parlato questa settimana. Detto questo, ancora buona domenica, buon inizio di settimana, alla prossima. Ciao raga, a presto.